Hai mai riflettuto sul fatto che, in fondo, un uomo ti tratterà esattamente in base al valore che percepisce in te? Hai mai notato che, se ti vede come la donna più incredibile che abbia mai conosciuto, ti sentirai desiderata, curata, amata? La dedizione e la devozione sembreranno venire da sé, quasi come un riflesso naturale. Ma e quando lui è incoerente? O peggio, confuso? Questo, amiche mie, potrebbe essere il riflesso di intenzioni che nemmeno lui riesce a comprendere. Ma non ingannarti. Non si tratta di chi sei veramente, ma di ciò che lui crede che tu rappresenti. E questo, a volte, può essere una lama a doppio taglio. Oggi, su emozioni e connessioni, sveleremo 13 dure verità sugli uomini. Verità che molte di noi scoprono troppo tardi. Quei momenti in cui, guardando indietro, la confusione, le delusioni e i dispiaceri diventano ancora più evidenti. Ma e se ti dicessi che, comprendendo meglio il comportamento maschile, potresti evitare queste trappole? Che riconoscendo certi schemi, potresti prendere decisioni più sagge, più assertive? Rimani con me. Quello che esploreremo potrebbe cambiare il modo in cui vedi gli uomini e le relazioni. E forse, solo forse, riuscirai finalmente a capire cosa succede davvero nella loro mente. Pronta? Cominciamo. Hai notato che, a volte, il modo in cui un uomo ti tratta sembra fluttuare, quasi come se fosse un riflesso di come ti vede in quel momento? Ti sei mai chiesta, mi tratta come se fossi unica, speciale, o è solo una facciata, un riflesso della sua percezione di me? La verità è che, per quanto proviamo a capire, il modo in cui un uomo si comporta con te non ha nulla a che fare con il tuo valore reale, con la donna incredibile che sei dentro. No. Ha a che fare con la visione che lui ha costruito di te. E questa visione, amica mia, può essere plasmata da cose che nemmeno immagini. Sembra complicato, vero? Come può qualcuno vederti e trattarti in base a qualcosa che non è sempre la tua essenza? Parliamone. Quando ti apprezza davvero, lo dimostra, si impegna, è presente. Ti fa sentire che è un privilegio stare al suo fianco. Ma, e quando la sua percezione è offuscata? O quando diventa distante, esitante? Non vede il tuo splendore come dovrebbe, o semplicemente non sa come valorizzare ciò che ha davanti? La questione è, la sua percezione può essere plasmata da qualcosa di semplice, ma potente. E tu, sei pronta a capire cosa c'è davvero dietro a quello sguardo? Hai mai sentito quella frase? L'amore incondizionato è la chiave di una relazione duratura? E per un momento, hai creduto che fosse questo che lui provava per te? Che tu, con tutte le tue imperfezioni, saresti stata amata senza restrizioni, senza condizioni. Ma e se ti dicessi che, in fondo, questa idea potrebbe essere un'illusione? La verità che molti preferiscono ignorare è che l'amore incondizionato non è qualcosa che ci si aspetta in una relazione romantica. Questo, sì, è un amore riservato a genitori e figli, dove il legame va oltre gli errori e i compromessi. Ma, in una relazione tra adulti, l'amore è diverso. È uno scambio. È un equilibrio tra dare e ricevere. Non si tratta di accettare tutto senza limiti, non si tratta di perdersi nell'altro. L'amore romantico, quello vero, è quello che cresce e si rafforza quando entrambe le persone si impegnano, si rispettano, si prendono cura l'una dell'altra. È un amore che richiede reciprocità. Allora, chiediti, stai dando il meglio di te e ricevendo ciò che meriti in cambio? O stai cercando qualcosa che, forse, esiste solo nelle favole? L'amore vero è quello che si costruisce, che rimane vivo grazie a scelte reciproche, non ha aspettative che potrebbero non essere mai soddisfatte. Ti sei mai chiesta perché, all'improvviso, quell'uomo che sembrava ammirarti tanto comincia a allontanarsi? O peggio, inizia a svalutare tutto ciò che sei. Sembra confuso, vero? Come qualcuno che, all'inizio, vedeva in te qualcosa di così speciale, ora si distorce e comincia a spingerti lontano. La risposta potrebbe essere più semplice di quanto sembri. Gli uomini insicuri hanno un potere unico,
possono distruggere ciò che amano in te. E non è per cattiveria, no, è per paura. Paura di perdere, paura di non essere abbastanza, paura di vederti brillare in un modo che non sanno come seguire. E, invece di aprirsi a affrontare queste paure, molti cominciano a isolarsi e a svalutare le qualità che inizialmente li avevano attratti. Hai notato? Quando lui comincia a sentirsi inferiore o insicuro, cerca di sminuirti, farti dubitare di te stessa, creando una dipendenza emotiva. Ti fa sentire che hai bisogno di lui per sentirti completa, come se fossi fragile senza di lui. E tutto ciò che ami di te, cerca di trasformarlo in qualcosa di negativo, qualcosa che non è più desiderabile. Ma, e tu? Sei disposta a perdere ciò che è incredibile in te per adattarti alla sua insicurezza? O sarai più forte, più saggia, e deciderai di non lasciarti inghiottire da questo gioco emotivo? Ciò che hai da offrire è molto più prezioso di qualsiasi paura o insicurezza lui possa avere. Hai mai notato che, a volte, le persone cambiano dopo aver raggiunto quello che considerano il culmine delle loro vite? Uno dei momenti in cui questo è più evidente è quando un uomo raggiunge la sua stabilità finanziaria. Potrebbe sembrare che il denaro non dovrebbe mai essere la chiave per misurare il valore di qualcuno, ma la verità è che, per molti, cambia tutto. E questo include il modo in cui si relazionano. È curioso, vero? Perché, in molti casi, quando un uomo raggiunge la sicurezza finanziaria, la sua percezione delle relazioni subisce anch'essa una trasformazione. Inizia a vedere il mondo in modo diverso. L'attenzione può spostarsi verso nuove conquiste, potere, status. E, per molte donne, questo è il momento in cui la sua percezione su ciò che vuole da una relazione può cambiare drasticamente. Specialmente quando arrivano alla mezza età, molti uomini iniziano a riconsiderare le loro scelte. Quello che prima sembrava un rapporto solido inizia a essere messo in discussione e, senza volerlo, si trovano a cercare qualcosa di diverso, come se la stabilità finanziaria fosse la chiave per aprire porte a nuove possibilità. Questo può significare che, per quanto l'amore e la connessione siano stati genuini, le sue priorità ora sono altre. Hai mai immaginato come sarebbe stare al fianco di qualcuno che ha attraversato questa trasformazione? Come sarebbe affrontare qualcuno che ora vede il mondo e le relazioni in modo completamente diverso? La grande domanda è, in questo processo, ti adatti ancora ai suoi piani o sarai solo un pezzo del passato, mentre lui cerca qualcosa che corrisponda alla sua nuova realtà? Hai sentito quella vecchia frase, la menzogna ha le gambe corte? Nel contesto delle relazioni, sembra che non sia mai stata così vera. E, purtroppo, quando si tratta di tradimenti, la menzogna sembra avere gambe ancora più lunghe. La grande realtà è che la maggior parte degli uomini, quando affrontati con l'infedeltà, tende a negare, minimizzare o addirittura distorcere la situazione. Per quanto doloroso possa essere ammetterlo, il tradimento, per molti, non è qualcosa che verrà facilmente riconosciuto o accettato. Quando la verità inizia a venire a galla, la reazione non è di pentimento o responsabilità, ma di difesa. Invece di aprirsi, di ammettere l'errore, la tendenza è a creare scuse o a ribaltare la situazione, dando la colpa a qualcun altro. E qui inizia la frustrazione. Perché, invece di un dialogo onesto, ciò che ricevi è più confusione, più incertezza. Ma perché succede? Perché molti uomini preferiscono negare la verità piuttosto che affrontare le loro azioni? La risposta è, in gran parte, la paura. Paura di perdere ciò che hanno, paura delle ripercussioni e, spesso, un ego che non è pronto a spezzarsi. Credono che mentendo, stiano proteggendo qualcosa, che sia la relazione, la loro immagine o addirittura se stessi. Ora, pensa per un momento, se mente su questo, cos'altro potrebbe star nascondendo? E, cosa più importante, cosa dice questo sulla fiducia che puoi riporre in lui da ora in poi? La verità, per quanto difficile sia, viene sempre a galla. Ma sei pronta ad affrontarla, senza lasciarti consumare dalle menzogne che lo circondano? Quante volte hai sentito qualcuno dire, sì brava, fai tutto per bene, sii la donna che lui vuole, e ti amerà?
Sembra semplice, vero? E, a volte, sembra che sia proprio questo ciò che il mondo si aspetta da te. Essere la brava ragazza, quella che si adatta, quella che non crea mai problemi. Ma la verità è un po' più complessa di così. Essere brava non è sufficiente per mantenere l'attenzione di un uomo. Può essere la base di una buona relazione, certo, ma gli uomini in realtà apprezzano molto più della semplice bontà o del tentativo costante di compiacere. Cercano qualcosa che vada oltre la superficie. Intelligenza, umorismo, una conversazione interessante e, naturalmente, una connessione emotiva che vada oltre l'aspetto fisico. Vogliono una compagna con cui condividere interessi, che abbia qualcosa da offrire a livello intellettuale, con cui ridere insieme e che faccia loro sentire che c'è qualcosa di più profondo e duraturo nella relazione. Ti sei mai chiesta, in qualche momento, se stai facendo più che essere solo brava per lui? Se stai coltivando una connessione che va oltre la superficie? La verità è che, in fondo, gli uomini cercano una compagna con cui possano condividere più che solo bei momenti, vogliono qualcuno con cui costruire una connessione autentica, emotiva e intellettuale. E qui c'è la vera domanda: sei solo quella persona che dice sempre sì e cerca di essere perfetta, o sei qualcuno che sfida, che condivide, che lo fa sentire qualcosa di reale e profondo? Perché, alla fine, ciò che conquista è la connessione genuina, la complicità che va molto oltre il semplice essere brava. E, prima di continuare, devo fare una richiesta veloce. Se ti sta piacendo quello che hai sentito finora e vuoi approfondire ancora di più argomenti sui rapporti e sull'autoconoscenza, iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. Qui, condividiamo sempre contenuti che ti aiutano a comprendere meglio le tue connessioni, il tuo cuore e, naturalmente, il tuo percorso. E non dimenticare di attivare la campanella per non perdere nulla. Ci segui? Hai mai sentito dire, lui è un bravo uomo? A volte sembra che questo dovrebbe essere sufficiente, giusto? Dopotutto, un bravo uomo è qualcuno che rispetta, che è educato, che ha buone intenzioni. Ma quando si tratta di una relazione duratura, essere bravo potrebbe non essere abbastanza. Essere un bravo uomo non significa automaticamente essere un buon marito. Sebbene la bontà, l'empatia e la considerazione siano essenziali, le qualità che rendono una persona un grande amico o una persona piacevole sono diverse da quelle che fanno di qualcuno un partner solido per la vita. Non si tratta solo di essere premuroso o avere buone intenzioni, ma di essere in grado di coltivare la pazienza, l'impegno e la disponibilità a affrontare insieme le difficoltà che la vita porta con sé. Spesso, ciò che ci si aspetta da un marito va oltre ciò che ci si aspetta da un amico o da qualcuno con cui si ha solo una relazione occasionale. La capacità di affrontare gli alti e bassi di una relazione, di mantenere aperta la comunicazione e di nutrire l'amore in modo costante e incondizionato sono qualità che emergono solo con il tempo e con l'impegno quotidiano. Quindi, se ti sei trovata a pensare, ma lui è un bravo uomo, perché non funziona? La risposta potrebbe essere proprio qui. Un bravo uomo può essere una persona meravigliosa, ma questo non garantisce che sarà in grado di essere il partner di cui hai bisogno per una vita intera al tuo fianco. E tu, ti sei mai chiesta se ciò di cui hai bisogno per il futuro è davvero ciò che lui può offrire? Perché, alla fine, essere bravo è importante, ma essere l'uomo giusto per la vita che vuoi costruire insieme richiede molto di più. Ti sei mai fermata a pensare perché alcuni uomini sembrano sempre così distanti o, forse, disinteressati nella relazione, anche quando tutto sembra andare bene? Possono essere gentili, divertenti e anche impegnati all'inizio, ma, con il tempo, l'energia comincia a svanire. E sai cosa c'è dietro tutto questo? La mancanza di direzione nella vita. Gli uomini senza uno scopo chiaro, senza una passione che li motiva a continuare, spesso non riescono a valorizzare veramente una relazione. Quando la loro vita non ha una causa, una missione o un sogno che li ispiri, non hanno lo stesso impegno con ciò che stanno vivendo accanto a te. Diventano come barche alla deriva, senza un porto di destinazione, vagando senza meta, incapaci di dedicarsi pienamente a una partnership. Ora,
Potresti chiederti, ma lui dice che gli importa di me, dimostra ancora affetto, perché allora non si impegna veramente? La risposta sta nel suo scopo. Senza passione e direzione, ciò che può offrire non è altro che frammenti di ciò che potrebbe essere qualcosa di molto più profondo. E questa è una cosa che non si risolve dall'esterno verso l'interno. Non ha senso cercare di convincerlo a cambiare o a impegnarsi di più. La trasformazione deve venire da lui. Se non ha qualcosa che lo spinge, qualcosa che lo faccia svegliare ogni giorno con il cuore pieno di energia e determinazione, difficilmente avrà la capacità di investire in una relazione in modo completo. La verità è semplice, gli uomini senza direzione nella vita non valorizzano le relazioni. Non ci riescono, perché, senza uno scopo, non sanno cosa significhi impegnarsi veramente. E, per quanto doloroso possa essere, la realtà è che meriti qualcuno che abbia questa direzione, qualcuno che sappia dove sta andando e voglia che tu sia al suo fianco in questo cammino. Ti sei mai chiesta perché alcuni uomini sembrano così entusiasti all'inizio di una relazione, ma poi, una volta raggiunto l'obiettivo della conquista, il loro interesse diminuisce? Come se la scintilla iniziale si spegnesse appena l'obiettivo è stato raggiunto. E ti ritrovi a chiederti, cosa è successo? La risposta potrebbe essere più semplice di quanto pensi. Molti uomini, soprattutto quelli insicuri, preferiscono l'arcaccia alla relazione stessa. All'inizio, la sfida di conquistare qualcuno è ciò che li tiene concentrati, energizzati. L'eccitazione sta nel dimostrare che possono conquistare, nel provare di essere desiderabili. Si immergono completamente nel gioco della seduzione, nell'adrenalina di raggiungere ciò che è ancora fuori dalla loro portata. Ma una volta conquistato, una volta che la persona si è arresa, ciò che prima era eccitante comincia a perdere il suo fascino. Questo non ha nulla a che fare con te, né con qualcosa che tu abbia fatto di sbagliato. Ha a che fare con il comportamento di qualcuno che si nutre di convalida, della sensazione di vittoria che arriva dalla conquista. Quando questo obiettivo è raggiunto, la sfida scompare. E la loro attenzione, che prima era tutta concentrata su di te, inizia a disperdersi, perché ciò che li motiva davvero è l'emozione di ottenere ciò che è irraggiungibile, ciò che è oltre la portata. Ecco la domanda difficile: è davvero interessato a costruire qualcosa di profondo, o voleva solo confermare di poter conquistare te? Purtroppo, la risposta non sarà sempre quella che ti aspetti. Gli uomini insicuri spesso si perdono nella ricerca di convalida esterna, e la relazione stessa perde valore una volta che la conquista è stata compiuta. Quindi, se ti sei ritrovata a chiederti perché il suo interesse è diminuito, potrebbe essere che tu sia diventata parte del gioco che lui voleva vincere. E, capendo questo, la domanda migliore da farti è: voglio essere una conquista o qualcuno con cui lui voglia davvero costruire qualcosa di duraturo? Hai notato come, molte volte, quando condividi dettagli del tuo passato con un uomo, lui sembra diventare diverso? La conversazione cambia, lo sguardo si distoglie, e invece di sentirti connessa, percepisci una crescente tensione. Questo accade perché, sì, loro giudicheranno il tuo passato. E per quanto tu voglia essere onesta e trasparente, la verità è che, per molti uomini, ciò che hai fatto prima di conoscerli può diventare un peso che lui non sa come portare. Certo, tutti hanno un passato, giusto? Ognuno di noi ha esperienze, errori, lezioni, e anche momenti di divertimento che fanno parte della nostra storia. Ma quando si tratta di relazioni, c'è una sottile linea tra essere sinceri e rivelare più di quanto sia veramente necessario. L'onestà è cruciale, senza dubbio, ma quando i dettagli cominciano ad accumularsi, soprattutto riguardo agli aspetti più intimi o complicati della tua vita, inizi a creare una tensione inutile. Perché succede questo? Beh, gli uomini, come tutti noi, sono umani e portano con sé le loro insicurezze. Quando condividi il tuo passato, lui potrebbe iniziare a confrontarsi, a mettere in discussione la sua adeguatezza, o addirittura a sentirsi a disagio con certe esperienze che hai avuto. Comincia a costruire una narrazione nella sua mente, e anche se non lo dice mai, questa narrazione può generare dubbi e insicurezze. Ora, non ti ingannare, ciò non significa che lui non sia interessato a te.
ma potrebbe cominciare a vedere il tuo passato in modo più amplificato di quanto dovrebbe. È come se iniziasse a misurare ciò che hai fatto prima con il metro di ciò che lui crede sia accettabile o normale. E ovviamente, questo non è giusto, ma succede. Quindi, qual è la chiave? Sapere quale parte del tuo passato conta davvero per lui e quale parte è solo un eccesso di informazioni che potrebbe essere lasciato da parte. La vostra relazione è nel presente, e il futuro è ciò che conta davvero. Fai attenzione a non trasformare qualcosa di semplice in un ostacolo. Ricorda, ogni passato è una costruzione, ma non tutto deve essere rivissuto. Ciò che conta è ciò che potete costruire insieme da ora in poi. Non lasciare che un giudizio, per quanto sottile, rubi la bellezza di ciò che sta iniziando. Hai mai pensato a come, all'improvviso, un uomo possa allontanarsi? Come se tutto ciò che era stato costruito tra voi sparisse semplicemente. Ciò che molti non capiscono è che, per molti uomini, la capacità di sostituire una partner può essere quasi immediata. Potrebbe sembrare freddo, addirittura difficile da credere, ma la verità è che molti uomini, quando incontrano una nuova connessione emotiva o fisica, semplicemente si scollegano. È come se qualcosa dentro di loro si spegnesse. E questo può accadere in modo brusco, senza troppe spiegazioni, senza preavviso. Possono iniziare a comportarsi in modo distante e, quando te ne accorgi, si stanno già allontanando, spesso senza una conversazione chiara, senza una chiusura vera e propria. Ora, cosa porta a questo? Beh, spesso è una combinazione di emozioni non risolte, la costante ricerca di novità o anche l'insicurezza che è ancora nascosta sotto la superficie. Quando sente un'attrazione o una connessione con un'altra persona, questo può accendere qualcosa dentro di lui, qualcosa che lo fa dubitare di ciò che c'era prima o lo spinge a cercare qualcosa di diverso. È come se l'idea di novità, di qualcosa di nuovo e stimolante, lo spingesse verso l'idea di meglio di ciò che c'è già. Ma la verità nuda e cruda è che non sempre si tratta di te. A volte si tratta più di lui e delle necessità che non sa come gestire. La mancanza di connessione interiore, la paura di rimanere bloccato o il desiderio di esplorare nuovi percorsi emotivi, tutto questo può influenzare la sua disposizione ad abbandonare una relazione senza guardare indietro. E per quanto doloroso possa essere, è importante capire che la rapidità con cui può sostituire una partner non riflette, necessariamente, il valore di chi sei. Riflette di più dove si trova lui nella sua vita. La mancanza di preparazione per un impegno reale, o la facilità con cui si lascia prendere dall'attrazione superficiale, spesso parla più del suo percorso che della relazione tra voi. Ma cosa rimane per te? Cosa impari da tutto ciò? È semplice, non lasciare spazio per essere l'opzione. Non permettere che si senta a suo agio nell'entrare e uscire dalla tua vita con facilità. Valorizza te stessa abbastanza da accorgerti quando qualcosa deve essere più di una semplice connessione superficiale e veloce. E ti sei mai accorta di come, all'improvviso, un uomo possa cominciare ad allontanarsi, come se l'interesse che prima sembrava incrollabile stesse svanendo? A volte, il motivo di questo non ha nulla a che fare con te, ma con qualcosa di più profondo. Lui ha bisogno di sentirsi necessario. Cosa significa, esattamente? Per molti uomini, stare in una relazione non è solo una questione di compagnia, amore o passione. Hanno bisogno di sentire di svolgere un ruolo attivo, di essere una parte essenziale della storia che state costruendo insieme. Non si tratta solo di essere importanti per te, ma di sentirsi indispensabili nel contesto della relazione. Se non sente di avere un posto unico, un ruolo chiaro e valorizzato, qualcosa dentro di lui comincia a spegnersi. Hai mai notato che, spesso, quando un uomo comincia a distaccarsi, hai la sensazione di prendere tutte le decisioni, di fare tutto da sola? È qui che risiede il pericolo. Quando non si sente necessario, comincia a mettere in discussione il suo valore in quella dinamica, e senza questo senso di importanza, la connessione svanisce. È una necessità quasi istintiva per molti uomini, sentire di contribuire in modo significativo alla vita della persona che amano. Questo non significa che debbano fare qualcosa di grandioso in ogni momento,
ma che le loro azioni, parole e intenzioni abbiano un impatto reale. Vogliono sapere che sono necessari, che la loro presenza fa la differenza nella vita della partner, che la loro partecipazione è apprezzata. Ora, questo non è qualcosa che deve essere forzato. Non stiamo parlando di fare qualsiasi cosa per compiacere o di portare un peso emotivo. Il segreto sta nel permettere che lui senta che è davvero al tuo fianco, che fa parte di qualcosa di più grande, che non è solo un comprimario. Ha bisogno di essere il protagonista della sua storia accanto a qualcuno che lo veda come una persona con un ruolo fondamentale. Se non lo sente, è come se un legame invisibile si rompesse. L'interesse svanisce e la relazione perde forza. Questo non è manipolazione, è comprensione di ciò che molti uomini cercano veramente in una relazione, il sentimento di essere necessari. E, se sai come valorizzarlo in modo genuino, la connessione tra voi può approfondirsi, rafforzarsi e resistere alla prova del tempo. Ti è mai capitato di incontrare quell'uomo che sembrava così interessato, così presente, e poi, all'improvviso, scompare o si allontana senza spiegazioni? E quando cerchi di capire, la risposta sembra sempre la stessa: non sono pronto per qualcosa di serio. È frustrante, vero? La sensazione di aver dato il meglio di sé, di aver investito tanto, e alla fine, trovarsi davanti a un blocco invisibile. La verità è che non tutti gli uomini sono alla ricerca di un impegno profondo. Può essere difficile da accettare, soprattutto quando le emozioni sono coinvolte, ma è un fatto che dobbiamo affrontare. Per alcuni uomini, una relazione casuale è ciò che vogliono davvero. Cercano la connessione, sì, ma senza le catene di un impegno serio. Qualcosa di più leggero, dove il coinvolgimento emotivo non è così profondo, dove le aspettative non sono così alte. Potresti chiedere: ma come faccio a sapere se lui è di questo tipo? Bene, la risposta spesso sta nelle sue azioni. Gli uomini che non vogliono impegno tendono a evitare conversazioni sul futuro. Parlano del presente, del qui e ora, ma non fanno progetti che coinvolgano una costruzione a lungo termine insieme. Potrebbe essere affettuoso, premuroso, anche volere stare vicino a te, ma quando la conversazione si sposta su qualcosa di più serio, diventa evasivo o addirittura scomodo. È importante non confondere affetto con impegno. Il primo può essere genuino, ma il secondo richiede un livello diverso di dedizione, di disponibilità emotiva. Se lui non è disposto a fare quel passo, non importa quanto tu ti piaccia, sarai sempre la persona che cerca di riempire uno spazio che lui non vuole riempire. Non sto dicendo che devi abbandonare la relazione senza fare domande. Al contrario, meriti di capire le sue intenzioni. Se i segnali sono lì, chiari e ripetuti, forse è il momento di riflettere su cosa vuoi davvero e se lui è sulla stessa lunghezza d'onda. Alla fine, tutti meritano una relazione in cui l'impegno e la connessione siano reciproci. Il segreto è non illudersi. Accettare la realtà che non tutti gli uomini vogliono un impegno profondo può essere liberatorio. Può essere la chiave per non perdere tempo con qualcuno che non condivide gli stessi obiettivi e, ancora più importante, può essere il primo passo per trovare colui che è davvero pronto a costruire qualcosa al tuo fianco, senza fretta, senza fughe, ma con la certezza che il coinvolgimento emotivo sarà genuino. Siamo giunti alla fine di un'altra riflessione importante. E voglio chiederti, come ti senti ad affrontare queste verità sul comportamento degli uomini? Potrebbe essere che alcune di esse le hai già vissute, magari in una relazione passata o anche in una attuale. Ma ciò che conta davvero ora è cosa fai con questa consapevolezza. Capire queste verità non significa cambiare chi sei, ma riconoscere i modelli e agire in modo più saggio e assertivo. Non devi trasformarti, ma puoi imparare a proteggerti, a fare scelte migliori, a stabilire limiti che abbiano davvero senso per il tuo benessere emotivo. Quando comprendi le intenzioni degli altri, puoi prendere decisioni più consapevoli, evitando delusioni e confusione. E sai cosa fa questo? Rende il tuo cammino più chiaro, più sano e, soprattutto, più allineato con ciò che meriti davvero. Ora, voglio sapere da te. Queste verità ti suonano familiari?
Hai mai vissuto qualcosa di simile? O forse hai una storia che si adatta a uno di questi punti? Voglio che tu la condivida con noi nei commenti qui sotto. Parliamo, condividiamo esperienze, impariamo insieme. Dopotutto, lo scambio è ciò che ci rende più forti, vero? E se non ti sei ancora iscritto al nostro canale, Emozioni e Connessioni, fallo ora. Qui porteremo sempre più riflessioni come questa, che ti aiutano a vivere relazioni più autentiche e profonde. E, naturalmente, attiva la campanella per non perdere nulla. Ci vediamo nel prossimo video, con più contenuti per te, perché passo dopo passo stiamo costruendo connessioni più vere, più reali. A presto!